ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo video di Unicorn Travel. La scorsa volta vi ho parlato del mio primo viaggio, oggi invece vi porterò alla scoperta di Dublino, la città dove sono nata. Ciao! Dublino è la capitale della Repubblica d'Irlanda, fondata dai vichinghi come centro per il commercio di schiavi. La città è situata sulla foce del fiume Liffey, al centro della costa orientale dell'isola e di quella che oggi viene chiamata Dublin Region. Affacciata sul Mar d'Irlanda, in inglese Irish Sea, è stata la capitale irlandese sin dai tempi medievali. Dublino è uno dei centri principali della cultura irlandese. Partiamo da dove tutto ebbe inizio, dove i miei genitori si sono incontrati per la prima volta. Lo Spire, chiamato anche Monumento della Luce, è una torre di acciaio situata in O'Connell Street, alta 120 metri. Costruito nel 2003, lo Spire ha la forma di un cono allungato dal diametro di 3 metri alla base e diminuisce fino a 15 cm alla sommità. Partendo da qui attraversiamo O'Connell Bridge e ci dirigiamo verso la zona dei Temple Bar. È un quartiere molto rinomato per i suoi pub in tipico stile Irish, nonché il centro della vita notturna di Dublino e il ritrovo di molti artisti di strada. Qui potete ascoltare della musica tradizionale e assistere a qualche ballo tipico sorseggiando una pinta di Guinness, birra prodotta a Dublino, o assaggiando Irish Stew, lo stufato irlandese. A pochi passi troviamo il Trinity College, una prestigiosa università conosciuta a livello mondiale. Nata nel 1592 per la volontà di Regina Elisabetta I. Al suo interno troviamo la famosa Old Library con la sua Long Room, un corridoio di 65 metri con oltre 200.000 libri. In Dublin's first city, where the girls are so pretty, I first set my eyes on sweet Molly Malone, as she wheeled her wheelbarrow through the street broad and narrow, crying, "Cockles and mussels, alive, alive, oh!" Ed eccola, Molly Malone, una pescivendola morta in giovane età, cantata nell'inno non ufficiale di Dublino. Adesso spostiamoci su Merrion Square, dove troviamo Dublin Natural History Museum, museo di storia naturale, conosciuto dai dublinesi come Dead Zoo, zoo morto, inaugurato nel 1857 ed espone oltre 10.000 animali essiccati provenienti da tutto il mondo. Passeggiando tra le stradine del parco che si trova qui, incontriamo la statua di Oscar Wilde, famoso scrittore irlandese. A poca distanza troveremo Grand Canal Dock, un elegante quartiere con moderni palazzi residenziali e uffici. Tempo fa, dogana di Dublino. Ora andiamo verso la zona est di Dublino. Lungo la strada troviamo St. Stephen's Green,
uno dei parchi preferiti di mia mamma, circondato da splendide case georgiane. È un'oasi di pace con numerose aiuole, tanti prati, un laghetto con paperelle e area giochi per bambini. Se si è fortunati, si può assistere ad un concerto dal vivo nel padiglione della musica. Lì vicino troviamo un centro commerciale che porta lo stesso nome del parco e il Gaiety Theatre, un teatro specializzato in musical e opere liriche. Proseguiamo il nostro cammino e andiamo alla cattedrale di San Patrizio, la più grande cattedrale di Dublino, eretta nel 1191. San Patrizio è il patrono d'Irlanda e si celebra il 17 marzo. È la festa più importante dell'anno. Le strade di Dublino e di tutta l'isola si tingono di verde e animano con musica, parate e tantissimo divertimento. Lo shamrock, o trifoglio irlandese, è un simbolo di un ramoscello con 3 foglie, strettamente correlato all'Irlanda e alla sua cultura. Non lontano troviamo un'altra cattedrale, nonché uno dei principali monumenti della capitale, Christ Church Cathedral, che fu costruita per volontà del primo re vichingo, il cui nome è alquanto impronunciabile per me, nel 1938, dopo la sua conversione al cristianesimo. In una delle ale troviamo Dublinia, un museo dedicato alla storia vichinga e medievale. Non può mancare la visita al castello di Dublino e alla Guinness Storehouse, storico birrificio irlandese, costruito nel 1759 da Arthur Guinness. Ancora oggi, quando è in funzione, possiamo avvertire l'odore di torrefazione in buona parte della città. Nel suo logo troviamo l'arpa, simbolo dell'Irlanda. Lo sapete che la storia dei Guinness dei primati ha avuto inizio proprio qui? Tempo fa, il 4 maggio del 1951, Hugh Beaver voleva scoprire qual era l'uccello più veloce in Europa. Perciò inventò il Guinness World Record per restare a conoscenza di tutti i record mondiali. La prossima tappa è il Museo Nazionale di Arti Decorative e Storia. Si trova nell'antica caserma Collins Barracks del 1702. Possiamo trovare diversi percorsi espositivi che includono opere d'arte irlandese, storia della cultura della nazione e storia militare. Lì a pochi metri troviamo il Phoenix Park, il parco più esteso di Dublino, con distese di prati verdi e laghetti con paperelle. Inoltre il parco ospita una colonia di daini. All'interno del parco si trova lo Zoo di Dublino, costruito nel 1830 ed è il quarto zoo scientifico al mondo. Ospita centinaia di specie di animali selvaggi. E ora andiamo al National Botanic Gardens, un giardino botanico nel quartiere di Glasnevin. Lì possiamo trovare oltre 20.000 piante provenienti da tutto il mondo.
alcune di esse all'interno di bellissime serre vittoriane. Passeggiando tra i vialetti possiamo fare dei simpaticissimi incontri. E per concludere facciamo una passeggiata lungo il mare nel quartiere di Clontarf, il posto dove vivevamo, fino ad arrivare ad un ultimo parco chiamato St. Anne's Park, con il suo stupendo roseto, scuderie e area giochi per bambini. Come vedete, Dublino, come anche tutta l'Irlanda, è ricca di prati e di parchi. Per questo è soprannominata l'Isola di Smeraldo. Per oggi ci fermiamo qui. Nella prossima puntata vi parlerò della parte periferica di Dublino. Se vi è piaciuto il video lasciate un like, iscrivetevi al canale se non volete perdervi altri aggiornamenti. Ciao e alla prossima! Sloan!